E la Riders, benvenuti dal vostro Mad Horse. Oggi siamo qui a Viterbo da Ferrari Moto, concessionaria ufficiale Honda, perché stiamo per avere un primo contatto con l'Honda XADV 750. Questo più che un test ride sarà quasi un esperimento sociale, dato che avrò a disposizione questo XADV per addirittura un weekend intero, in un contesto che in teoria lo mette fuori luogo, almeno sulla carta, perché poi una delle critiche che mi viene mossa maggiormente da potenziali clienti in concessionaria è che questo mezzo sia più uno scooter che una moto, quando invece ha tanti elementi in comune che andremo a vedere insieme in sella. È il momento di prepararci, passare un bel fine settimana da moto con il DCT. Ok, abbiamo quasi staccato e adesso andiamo a prendere in consegna l'XADV. E eccoci qui, questo sarà il nostro compagno di viaggio per questo fine settimana. Sono estremamente curioso di provarlo. Sicuramente ci saranno una serie di comfort che in moto, diciamo, non sono abituato ad avere, e vedremo come si comporterà, se sarà più moto o scooter o una via di mezzo. Non vedo l'ora. Eccoci qui ragazzi, finalmente in sella. Ho azzerato i consumi perché voglio vedere quanto consumerò andando da Viterbo a Roma. Come strada sceglierò la Cassia e poi all'ultimo farò un pezzettino di raccordo per arrivare insomma alla meta finale. Vediamo quanto consuma e se è vero che questo scooter copre la distanza di ben 28 km con 1 litro. Allora ragazzi, qua a Viterbo le strade devo dire che fanno sentire i romani abbastanza a casa, sono belle rovinatelle dentro la città. L'XADV ci galleggia sulle buche, non ve le fa sentire, e questa cosa è molto importante soprattutto su una postura scooteristica, perché comunque qua si guida con le gambe belle avanti, come potete notare. Con questo tipo di postura è molto facile sovraccaricare la schiena, che è poi un problema molto comune appunto a chi ha gli scooteroni soprattutto. In questo caso possiamo ridurlo drasticamente grazie a queste sospensioni che galleggiano veramente sulle buche, sembra che non ci siano, e di stare su un manto bello liscio di strada. Ma si impenna? No. Si è attivato il TC, avete visto? Là c'è un dossettino che se uno lo prende un pochino più allegro tende a far alzare la ruota davanti. L'elettronica l'ha letto e ha tagliato la potenza al motore. È veramente un gran bello scooter, forse scooter è riduttivo, meglio dire moto. Tra l'altro anche la protezione dal vento non è affatto malvagia. Adesso il cupolino è settato sulla posizione più alta, ma è regolabile comunque su 5 livelli. Inoltre le marce anche in curva vengono inserite con una dolcezza che non viene nemmeno avvertita sull'equilibrio del veicolo. Ho fatto il pieno, 13 litri di carburante porta questa moto. Mazza, sembra che scenda bene però. Probabilmente è una sensazione data anche dalla ruota posteriore che è più piccina. Davanti c'è un 17 e dietro c'è un 15, quindi rende la guida molto molto reattiva. Una bella ripresa di questi 58 cavalli. Ecco qua, ci fa tirare un po' la marcia. Bene, vi ripeto, qui sulle buche pure a velocità sostenuta spettacolare. Adesso ci mettiamo con una marcia di comodo e ci lasciamo cullare da questo scooter. Le gambe sono protette abbastanza bene. Per me che ho le gambe lunghe sento solo un filo d'aria qua all'altezza delle ginocchia, probabilmente per chi cerca la massima copertura ed è longilineo come me. A quel punto deflettori accessori laterali e via, siete coperti. Notare che il consumo medio, adesso che abbiamo preso una velocità costante con un filo di gas, si sta abbassando drasticamente. Siamo a 3,8 litri per 100 km, poi ogni tanto sbarella, ma siamo in quell'ordine. Vedremo il consumo medio alla fine di tutto questo tragitto. Io per ora scollego un attimo perché non vi voglio mettere troppe clip in cui sto su una strada buia e dritta. Arrivati nei pressi di Roma ricollego un attimo o direttamente all'arrivo ci facciamo un piccolo debrief e vi spiego un po' meglio anche alcune funzioni di questo mezzo. Allora, ho riacceso un secondo perché volevo raccontarvi al volo qualche sensazione veloce avuta in sella. Il manubrio, bello largo così, mi dà una bella sensazione di controllo. Mi sento veramente tanto padrone del mezzo, soprattutto magari a bassa velocità, rotonda. Mi viene in mente se uno anche va a fare, per dire, un tornante. Sono molto curioso di andare per curva adesso con questo, perché comunque ha del potenziale. Non so fino a che limite si arriverà, ma una piccola nota negativa, anzi a dire la verità sono due.
due, si tratta di andare a prendere il pelo nell'uovo. La prima è il comando delle luci a sinistra, che è veramente tanto affollato. Questa è la prima nota negativa, però è lo scotto da pagare sia per il DCT, che è presente qui in basso e qua dietro. Gli abbaglianti sono qui in alto ed è molto carina la funzione per inserirli, perché basta tirare in su la levetta, poi dopo ve la faccio vedere, vi faccio vedere anche che bella luce che fanno. È a dir poco spettacolare. Prego signore. Ho tirato una staccata importante, ma i freni sono ottimi di questa moto. Oramai io la chiamerei moto. Frenata sicurissima, almeno finora. Poi vedremo quando andremo per curva a tirare qualche staccata. Prego. Ci ho preso gusto a tirare le inchiodate. Veramente dei bei freni, belli pronti. E l'altra nota negativa che vi stavo dicendo sono i pulsanti. A questo punto, visto che abbiamo fatto un mezzo bello ricco col TFT, con tante funzioni, poi dopo ve le faccio vedere a moto ferma che cosa uno può impostare qui, cavolo, dei comandi retroilluminati avrebbero fatto veramente comodo, soprattutto su qualche strada un po' più buia. Poi adesso appena entriamo, adesso che stiamo al buio praticamente, ecco quello che vi dicevo sui comandi. Come potete notare non si vede nulla, e visto che qua le funzioni sono tante, sarebbe il caso di fare un piccolo aggiornamento. Questa è la luce che fa intanto. Adesso appena non incrocio macchine, se no li acceco, vi faccio vedere. Ecco qua. Come potete notare una bellissima profondità, illumina veramente alla grande ed è comodissimo da azionare, perché veramente basta uno scattino in su così, eccolo, pum, fatto, acceso. Quindi pure se avete magari un guanto invernale bello ingombrante riuscite ad azionarlo facilmente. Per sfanalare invece basta solo spingere in giù sempre questo pulsantino. Comunque queste erano le primissime impressioni, ci rivediamo a Roma appena arrivo. A dopo signori. Ok ragazzi, finalmente eccoci qui al box. Intanto vi faccio vedere anche un po' più nel dettaglio il mezzo. Qui ci sono i due pulsantini per attivare il fuel, quindi qua si apre lo sportelletto, poi in senso antiorario si svita, si riavvita, e invece con l'altro tastino SIT, avete sentito questo click, è il sottosella che ho già utilizzato per metterci alcune cose. Qui ci sono alcuni vestiti che userò in questi giorni, e qua sotto c'è il drone. Qua ci sono tutti i dati della nostra marcia. Consumo medio 4.5, quindi 4,5 litri per 100 km. Non proprio quanto dichiarato da Honda, ma è vero pure che sul raccordo diciamo che sono andato parecchio allegrotto per recuperare un pochino di tempo. Comunque abbiamo perso solo 2 tacche per fare 100 km e siamo a più di metà serbatoio. Mi ritengo molto soddisfatto. Qua intanto vi faccio vedere anche l'XADV quanto è bellino, tutto illuminato con le luci LED, arrabbiatissimo. Bello anche qua il TFT che consente di avere un sacco di impostazioni. Quanto è brutto dire un sacco di... Qua tenendo premuto questo qui a destra, guardate, ci apre un vero e proprio menu. Modalità di guida. Qui possiamo personalizzare la mappa user, quindi con la potenza, il freno motore, il drive, il controllo della trazione, l'ABS. Poi il tipo di display, questa è una feature molto carina, questo è il formato che ho utilizzato adesso, c'è quest'altro qui, all'analogico e poi il digitale. Beh, diciamo questo formato qui non dispiace, magari domani ne proviamo un altro. C'è la possibilità di utilizzare lo smartphone voice control. Magari su questo vi dedico un video a parte quando ho anche un interfono con cui provare tutte queste impostazioni, perché ora come ora il mio casco è sprovvisto di interfono. Ho apprezzato tantissimo a livello di comfort la sospensione posteriore. Questo ammortizzatore, vedete, parte da qui. Questo è il sistema ProLink Honda, che è veramente tarato molto bene, dà una guida veramente confortevole. Magari sul ProLink poi vi faccio un video a parte direttamente quando faccio quelli tecnici noiosi che ci guardiamo in 3 persone, però mi piace farli e quindi li farò. Bene gente, io a questo punto vado a cenare. Domani si parte con il test, quello serio, quello cattivo. One eternity later. Buongiorno, adesso sono diretto al luogo dell'appuntamento con un piccolo gruppo dei partecipanti al raduno. Già prevedo che mi insulteranno da morire, anche perché sto facendo una sorpresa. Gli ho detto che venivo con la torso duro, quindi voglio vedere le reazioni a caldo, quanta discriminazione subisce da parte dei motociclisti chi acquista un XADV. Mamma mia ragazzi, che spettacolo! Quando prendete le buche pure che state leggermente in piega, è a dir poco spettacolare questo mezzo. Sospensioni al top, sento già gli insulti. Cos'è? Ti metto nel video. Ma manco te vergogna.
io non c'ho parole. Aspetta, ma con quello da Viterbo sei venuto? Sì. Guarda che comodissimo. No, comodo è comodo, però. Perché questa scelta? Ho detto, Perché si vergogna. ho detto voglio fare un video atipico, voglio provare un XADV a fare un weekend da moto. È proprio un esperimento sociale quello che sto facendo. Ah, bene. Allora c'hai un obiettivo. Devi fumare lui. Porca puttana, devo fumare lui. Bella quando fa la doppia scalata col fatto che hai una marcia preimpostata. Ok, piccolo appunto, io il tastino del DCT per scalare l'avrei fatto un filino più lungo, perché a volte vado a cercarlo, siccome su questa mano ho il freno posteriore, non lo trovo quasi sempre, possono essere situazioni insomma un po' spiacevoli. Cesare si diverte a fare le derapate. Povero Luca, povero Luca. Ora devo trovare un punto, devo passarlo in sicurezza, però, perché gli altri me se ne vanno e non voglio. Mamma mia, torna a casa che deve rifare sospensioni Luca. La strada ideale per provare questo mezzo, guardate. Povero Luca, mamma mia, io me lo immagino adesso quando passerà qua. La cosa figa è che sembra di giocare alla PlayStation, veramente stiamo usando R1 e L1. Comunque è bellissimo qua, questa zona di curve mi piace molto. Qua sono entrato un po' sotto coppia, volevo provare, e anche comunque senza giocare col cambio il tiro ai bassi ce l'ha. Sentite che pulizia di cambiata, spettacolare, veramente spettacolare, una piacevole scoperta. Ripeto, poi da motociclista questo rompe un po' di più i tabù rispetto agli altri, per esempio al Maxim che ho provato, o anche al Team Max col variatore. Poraccio. No, ma per forza, oh, ma dove vai con quella? Ragazzi, si sta difendendo. Comunque una bella frenata data dal doppio disco da 296 mm di diametro, che veramente vi fa restare in un fazzoletto. Al posteriore invece abbiamo un 240 mm che ha un buon potere frenante. Mi piace un sacco il comportamento dinamico di questo scooter, perché nonostante un peso abbastanza importante, parliamo di 236 kg in ordine di marcia, quindi insomma non proprio il più leggero del mondo, però ha veramente un ottimo bilanciamento, si vede che è un mezzo studiato. Sono concentrato sulle reazioni del mezzo, ma anche le gomme di primo allestimento tengono alla grande. Ragazzi, sta nascendo l'amore qui, mi sta dando veramente un gran gusto. Allora, vi dico schiettamente, non so se cambierei la moto per questo, perché comunque il fascino della frizione ha il suo perché, però avendo tanti soldini e mi servisse un mezzo comodo da usare o come seconda moto o come scooter anche, sicuramente comprerei più questo che il Team Max col classico variatore. Almeno c'è un cambio, vi divertite, cioè io mi sto realmente divertendo, mi sto concentrando più che altro sulle linee per strada. Certo, un pochino manca, la leva della frizione ha sempre la sua poesia, il pedale del cambio, la scalata, è tutto un altro discorso ovviamente, però è veramente un bel sistema e penso che un mezzo del genere, soprattutto per chi invece ambisce solo agli scooter, praticamente qua vi fate la Ferrari degli scooter, vi fate veramente un mezzo che a mio avviso non ha rivali al momento sul mercato. I consumi ovviamente si stanno alzando un po', ma ci stiamo divertendo con il gas, ma nonostante tutto sono sempre delle spese molto gestibili, e visto il caro benzina degli ultimi giorni, beh, non la reputo una cosa così sbagliata, ecco. Bel traversino coccolino.
in staccata mi fa strano non avere il serbatoio da stringere davanti. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Light this shit up. Che ha fatto? Come siamo arrivati? Non è malvagia, ti dico la verità, ma che non è cattiva. Questa la metto nel video, Abbiamo convertito un motociclista duro e puro. No, ma guarda che allora. No, ma l'ho detto anche io questa cosa, nel senso, la moto non la sostituirei perché il gusto della frizione, della leva del cambio, però Tu mettila in questo caso. Io le vedo sempre in questa cosa qua, in quest'ottica qua. Tu prendi uno che lavora in una grossa città come Roma, sì, come Milano, come Napoli, come non lo so, una delle Palermo, grosse, sì, come sì, Torino, sì. ok? La usi Non tutti c'è i la giorni macchina, nel c'è solo- traffico, esatto. c'hai solo quella. È solo questa qua. Hai investito un po' di soldi e poi ecco, puoi fare un'uscitina ogni tanto, pure con magari con la signora al seguito, il triste dei valigie Esatto. te la fai. Metti su anche un paio di belle borsette, un bel bauletto. Borse serbatoio va bene, no, però che cazzo te Non ne si può, fai? c'è la borsa da tunnel. Però nel senso, però cosa te ne fai? Perché comunque hai comunque un sottosella No, no. che mal che ti vada lo usi per mettere dentro la roba. Quindi, Sì, sì. che non è malvagia, Quindi anche Cesare approva. Io adesso staccherei un attimo e magari ci ricolleghiamo più tardi, penso oramai a questo punto direttamente domani, perché oramai il giro, da quello che ho capito, è finito. Spesso chiedono se ci va da un casco, in questo caso c'è 1,5 kg di mozzarella di bufala direttamente dalla campagna, qualche utilità varia, quindi questa è una grande utilità che sulle moto purtroppo non è possibile inserire, però fa veramente comodo. Eccoci qui, il clima è diventato abbastanza inospitale, devo dire, bello nuvolo, ci sono belle sferzate di vento, quindi è il momento di rincasare. Direi che è stata una prova molto interessante. È una moto, è uno scooter, è un XADV, perché è proprio una terra di confine che secondo me può essere molto interessante per gli scooteristi che vogliono un mezzo senza compromessi, quindi un top di gamma con delle caratteristiche abbastanza simili ad una moto, o anche per vedere se gli può piacere il mondo moto, magari con una ciclistica appunto più avanzata, con un cambio. È offerta ad un prezzo non proprio accessibilissimo, parliamo di 12.490 FC, però appunto abbiamo tante chicche, quindi TFT da 6 pollici, abbiamo i cerchi a raggi tubeless tangenziali, quindi veramente belli come il sole e funzionali ovviamente. Mi godrò ancora la bella protezione offerta da questo parabrezza in autostrada. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa prova dell'XADV. Secondo voi è più scooter, più moto, o è appunto una categoria tutta a sé? Qualora non vi foste ancora iscritti, ricordatevi appunto di farlo attivando la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti, comprese queste prove anche un po' particolari. E se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale e per fargli scoprire magari questo mezzo. Se anche voi volete provare l'XADV, vi lascio in sovraimpressione nella descrizione del video i contatti di Ferrari Moto, così potete toccare con mano questo mezzo. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medo!